Ciao a tutti e bentornati a Bangkok. Mi chiamo Andrea Accordi e sono l'executive chef dell'Hotel Four Seasons qui a Bangkok. Dopo aver visto la ricetta del Pad Thai e la mia ispirazione dei bigoli ai frutti di mare, oggi vorrei parlarvi della tradizione del bigolo veneto. Ci troviamo qui nel ristorante Yutin Yuan, il nostro ristorante cantonese con una stella Michelin. Non ci troviamo qui per caso perché in questa ricetta è racchiusa la mia tradizione veneta e anche la mia esperienza in Asia. Vi presenterò infatti i bigoli con l'anatra usando la tecnica dell'anatra arrosto cinese. In questa preparazione mi aiuteranno Enrico, lo chef qui di Riva, e Peng, la nostra addetta alle paste. Partiamo col ragù dell'anatra, da dove si inizia. Innanzitutto qui abbiamo un'anatra, quest'anatra è del tipo Barbary francese allevata in Thailandia. L'asciughiamo per bene e procediamo con la tecnica cinese come per fare la Peking duck. Prendiamo un compressore e infiliamo la cannetta nel collo e iniziamo a pompare l'aria affinché si gonfi. Sempre dolcemente, non troppa aria perché si potrebbe spaccare la pelle. A cosa serve questa tecnica? Questo è molto importante perché serve a separare la carne dal grasso e dalla pelle. Questo aiuterà ad ammorbidire la carne durante la cottura e far sì che la pelle diventa croccante e i grassi si sciolgano. Qui abbiamo una miscela di anice stellato, semi di finocchio, pepe Szechuan, chiodi di garofano e cannella con un po' di sale e un po' di zucchero. Mettiamo queste spezie dentro l'anatra. Inseriamo uno stecco per chiudere affinché le spezie non escano durante la cottura e il sapore rimanga dentro l'anatra. A questo punto la nostra anatra è bella chiusa, portiamo ad ebollizione l'acqua e a parte una vaschetta con dell'acqua e ghiaccio. Immergiamo l'anatra dentro l'acqua bollente per 5-6 secondi e ripetiamo questa operazione per 2-3 volte. Dopodiché la mettiamo direttamente in acqua e ghiaccio per fermare la cottura. Anche questa è una tecnica molto importante che serve per chiudere i pori affinché durante la cottura i grassi e i liquidi non escano dalla pelle. Tiriamo fuori la nostra anatra dal ghiaccio e la asciughiamo per bene. La mettiamo in frigorifero a seccare per 3 giorni, appesa. Anche questo processo di essiccazione è molto importante affinché la pelle diventi bella secca, così durante la cottura diventerà croccante. Dopo 3 giorni di essiccazione l'anatra apparirà così. Il colore è cambiato, leggermente più scura e secca. Siamo pronti per andare in forno. Prendiamo la nostra anatra, la mettiamo in una teglia con una griglietta sotto affinché il grasso coli. Prepariamo il nostro forno a 140 gradi e la inforniamo per 2 ore. Fino a qui questo è il classico procedimento per fare un'anatra arrosto cinese. La nostra anatra è pronta, la tiriamo fuori dal forno e la lasciamo riposare finché è fredda, circa un'oretta, un'oretta e mezza. Procediamo col nostro ragù. Mettiamo una pentola, aggiungiamo un po' di olio extravergine, del guanciale a cubetti e mettiamo tutte le nostre verdure insieme col guanciale. Sedano, carote, cipolla, dello zenzero tritato. Arrostiamo per bene, aggiungiamo un cucchiaino di miele, facciamo caramellare tutte le verdure
e aggiungiamo dell'aceto di Zerex. Questo darà il gusto un po' di agrodolce al ragù. A questo punto il nostro soffritto è pronto e andiamo ad aggiungere il fondo di anatra. Questo fondo non è altro che un jus ottenuto con le carcasse di anatra. Servirà a rafforzare il gusto di questo piatto. Cuociamo 20 minuti finché le verdure diventano tenere, senza ridurre troppo, perché poi andremo ad aggiungere la carne dell'anatra, quindi dobbiamo fare attenzione che non diventi troppo asciutto. Finché la nostra salsa va avanti dolcemente, iniziamo a tirar via tutta la carne dall'anatra. Mi raccomando, non buttate via le carcasse perché anche queste servono per preparare il brodo. Mettiamo le carcasse in una pentola, ghiaccio, acqua e portiamo a bollore. Questo servirà per cuocere i bigoli al posto di usare solo acqua. Facciamo bollire per un'ora il nostro brodo e poi lo filtriamo per essere pronto per cuocere i bigoli. Nel frattempo Peng taglierà l'anatra a pezzettini da aggiungere al nostro ragù. La carne è pronta a cubettini, andiamo a inserirla nel nostro ragù. Piano piano mescoliamo per bene e facciamo prendere il bollore per un minuto e poi lo tiriamo via. Lo facciamo riposare per far amalgamare tutti i sapori. Iniziamo a preparare i nostri bigoli. Peng inizia a fare l'impasto con farina, semola, parmigiano. Prepara la classica fontana e poi aggiunge i tuorli di anatra biologiche e un uovo intero di gallina. Inizia a mescolare e impastare. Questo è un impasto abbastanza duro perché una volta che la pasta viene estrusa potrebbe attaccarsi se fosse troppo morbido, quindi deve essere leggermente duretto. Il nostro impasto è pronto, vediamo la forma rettangolare, pellicola e lo mettiamo in frigo a riposare 24 ore. Per fare il bigolo abbiamo bisogno di un attrezzo particolare, il torchio. Il torchio è un cavalletto con questo tubo di ottone con una pressa che viene fatta a mano. Qual è la differenza con le altre paste fresche? Che il bigolo, uscendo da questa trafila in bronzo, prenderà una forma molto ruvida che aiuterà a amalgamare molto bene la salsa. Inoltre il bigolo si differenzia da tante altre paste per la sua consistenza molto particolare, molto calloso, devo dire unica. Aggiungiamo un po' di semolina perché così non si attacchino e poi li tagliamo a seconda della lunghezza che piace a noi. I bigoli sono pronti, li lasciamo riposare 30 minuti all'aria aperta. A questo punto mettiamo il brodo a bollire e lo saliamo, come salare l'acqua per la pasta. Portiamo ad ebollizione e caliamo i bigoli. Ci vorranno circa dagli 8 ai 9 minuti. Nel frattempo prendiamo una pentola e mettiamo dell'acqua di tartufo nero invernale. Cos'è l'acqua di tartufo? È un'estrazione dei succhi del tartufo durante la cottura. Mi piace molto utilizzare quest'acqua perché esalta il sapore del piatto senza coprire gli altri ingredienti. Il piatto diventa più delicato. Mettiamo una noce di burro e riduciamo. A questo punto mettiamo il nostro ragù di anatra e portiamo a bollore, senza ridurre.
Ci siamo, i bigoli sono pronti, li mettiamo nella nostra pentola e iniziamo a mantecare la pasta. Aggiungendo una noce di burro, un filo d'olio extravergine, parmigiano, mantechiamo per bene la pasta con il ragù affinché diventi tutto bello cremoso. Siamo pronti per impiattare. Aiutandoci con un mestolo e una pinzetta arrotoliamo i nostri bigoli, li mettiamo al centro del piatto e poi cospargiamo per bene il resto del ragù sul fondo della padella a coprire i bigoli. Concludiamo mettendo una bella spolverata di parmigiano sopra. Ed ecco il bigolo della tradizione veneta che ho realizzato utilizzando tecniche della cucina cinese. Ho voluto portare due tradizioni in un piatto per esaltare al massimo il sapore dell'anatra. Se non avete il compressore a casa, si può fare senza, l'anatra verrà bene. Anche se non avete il torchio, i bigoli artigianali si possono trovare benissimo in tanti negozi. Per questo vi invito a provare questa ricetta anche a casa, oppure potete venire qui al Four Seasons di Bangkok, al ristorante Riva del Fiume ad assaggiarli. Un saluto agli amici di Italia Squisita, da Andrea Cordi e dal mio team, vi aspettiamo in Thailandia. Kap un kap, savadi krap.